Aggiornamento di calciomercato Inter molto importante in un momento di grande fermento perché, come vi dico sempre, questo è il periodo in cui entrano davvero nel vivo i contatti per tentare di anticipare la concorrenza nella corsa a quei calciatori in scadenza di contratto al termine di questa stagione. È il momento quindi della semina importante per piazzare poi i famosi a colpo zero su cui l'Inter da diverso tempo sta facendo diversi affari e in particolar modo in questo momento l'Inter si sta muovendo almeno su 3 nomi più 1 in modo particolare. Thiago Giallo, difensore del Lille innanzitutto, è probabilmente il nome più caldo perché ricorda un po' la trattativa Thuram, questo tipo di affare, un giocatore che l'Inter sta seguendo già da diverso tempo, poi si è fatto male, adesso sta recuperando e rimane assolutamente un obiettivo sensibile della dirigenza nerazzurra. Poi c'è Mehdi Taremi, attaccante del Porto di cui si parla già da diverso tempo, che avrebbe deciso appunto di non rinnovare il contratto con la società lusitana. Ci sono stati dei contatti poi per un centrocampista, Soucek del West Ham, di cui abbiamo già parlato in un altro episodio sul nostro canale, ma che per il momento mettiamo un po' più indietro perché nelle ultime ore soprattutto si sta parlando in maniera molto concreta di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, di cui parliamo in questo nuovo episodio di oggi. Allora, ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio. Vi invito subito a lasciare un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti, aggiornamenti quotidiani e tutte le novità che vi portiamo ogni giorno sui nostri canali. Come al solito in questo tipo di format partiamo dalla notizia, dagli aggiornamenti, dalle news e Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è al centro delle notizie perché in estate sembrava dovesse volare in Arabia Saudita, poi la trattativa è saltata, adesso al Napoli non ha ancora avviato le trattative per il rinnovo e anzi diciamo che le possibilità che lasci il Napoli sembra stiano diventando sempre più concrete. E qui allora si sta innescando ancora una volta un duello di mercato da tenere assolutamente d'occhio, perché la Juventus è molto interessata, vista anche la presenza di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli, che ovviamente conosce molto bene Zielinski e vista anche l'esigenza da parte della Juventus di rifondare il centrocampo tra Rabiot in scadenza, Pogba e Fagioli con i rispettivi problemi, c'è un tentativo concreto. Difficile che il Napoli se ne privi a gennaio, soprattutto che il Napoli ceda Zielinski alla Juventus a gennaio, ma in generale direi nel mercato italiano per non rinforzare delle concorrenti, però quindi diciamo che se non arrivano delle offerte valide dall'estero per Zielinski, la sfida si apre a parametro zero, soprattutto per la prossima estate. E anche per motivi familiari, forse Zielinski potrebbe essere portato a preferire l'Italia e quindi occhio appunto anche all'Inter, che da quello che abbiamo avuto modo di verificare con il lavoro della redazione di Passione Inter, sono stati confermati dei contatti con l'entourage del giocatore piuttosto recenti. Quindi qualcosa tra l'Inter e Zielinski c'è stato, c'è, è in corso. Addirittura c'è chi si spinge oltre, parlando non solo di contatti con l'entourage del giocatore, c'è chi scrive tra i vari quotidiani che addirittura sarebbe già stato preparato, proposto, diciamo così, un contratto al giocatore con un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione, che sarebbe un aumento comunque piuttosto sensibile rispetto all'attuale ingaggio che percepisce a Napoli, che se non vado errato è poco superiore ai 3 milioni di euro. Quindi è un'offerta davvero importante per piazzarsi in maniera concreta su questo giocatore. Dal punto di vista poi tecnico, sarebbe un buon affare oppure no? Lo chiedo a voi, aspetto i vostri commenti qui sotto, poi lo approfondiamo nella diretta delle 19:30. Io vi metto sul tavolo alcune mie riflessioni su questo giocatore che seguo da tanto tempo, un classe 94 nel giro della nazionale polacca, centrocampista, mezzala, ambidestro, bravissimo con entrambi i piedi e vi dico, innanzitutto a livello numerico oggi il centrocampo dell'Inter non ha bisogno di rinforzi perché il reparto è già lungo e probabilmente il reparto più completo della rosa, ma Sensi al massimo la prossima estate se ne andrà. Klassen per ora non l'abbiamo ancora visto, quindi ad oggi non c'è certezza sul fatto che l'Inter andrà ad esercitare l'opzione per rinnovargli il contratto di un altro anno. Agumé già oggi si sta vedendo molto poco, quindi se non verrà ceduto a gennaio, ma probabilmente già lì si cercherà di piazzarlo altrove, al massimo sarà fatto in estate, quindi almeno una casella a centrocampo nell'Inter si libererà. Fermo restando che con la nuova Champions League, la possibile partecipazione al mondiale per club e
le tante partite che ci saranno in ogni stagione, una rosa lunga sarà assolutamente d'obbligo. A livello poi di caratteristiche, vi accennavo già alle caratteristiche generali di questo giocatore, un giocatore che per me possiamo definirlo uno dei migliori centrocampisti degli ultimi 5-6 anni in Serie A, quantomeno per la continuità che ha avuto all'interno di queste stagioni. È in Italia di fatto da 12 anni, se non vado errato, l'Udinese l'ha prelevato nel 2010-2011, se non ricordo male, dalla Polonia, quindi praticamente è un giocatore che possiamo considerare un prodotto della Serie A del nostro campionato, e questo è un fattore che, come sapete bene, è sempre molto apprezzato all'interno dell'Inter. Con il Napoli, poi dicevo, ha messo insieme 50 gol e 46 assist fino ad ora in circa 340 partite giocate, tranne una stagione un po' più altalenante, la 19-20 se non ricordo male, ha chiuso sempre con più di 5 gol e 5 assist mediamente a tenersi bassi in ogni stagione. Numeri che per un centrocampista sono decisamente niente male. Fisicamente quindi è integro, non ha mai avuto grossi infortuni o problemi particolari, non eccelle dal punto di vista statistico nelle caratteristiche difensive, quindi nel recupero palla, l'intercetto, nei tackle, eccetera, ma grazie anche al lavoro che gli è stato permesso di fare, che gli è stato richiesto al Napoli, nell'ultimo anno solare è tra i migliori centrocampisti in Europa su diverse statistiche, tra cui i palloni progressivi ricevuti, ha dimostrato una grande abilità anche nel farsi trovare nello spazio in zona offensiva, ma soprattutto è al top assoluto per azioni che hanno creato occasioni per andare al tiro. Quindi con il suo lavoro ha generato tante occasioni per andare al tiro in porta, o ha tirato lui stesso o ha permesso ad altri di andare al tiro, e quando può tirare lui lo fa con entrambi i piedi, ed è tra l'altro una cosa che ci ricordiamo ai noi anche in casa Inter, il suo grande tiro, le sue doti sicuramente importanti. Come zona di campo che va ad occupare, come tendenza generale, ha delle heatmap, delle zone d'azione che sono molto simili a quelle di Mkhitaryan nell'Inter. Quindi da mezzala a sinistra, che va molto ad allargarsi anche sulla fascia, poi sulla tre quarti viene anche più centrale per andare al tiro. Mkhitaryan ha un po' più presenza anche nella zona centrale, nel cerchio di centrocampo, ma è anche una questione di compiti richiesti da parte dell'allenatore. E a tal proposito Zelensky Mkhitaryan è un parallelo, secondo me, da tenere d'occhio in maniera interessante, perché Mkhitaryan ha sicuramente un'altra carriera, oggi per me è ancora superiore in senso assoluto come calciatore, ma va per i 35 anni, quindi una sostituzione dell'armeno bisogna almeno cominciare a valutarla, ecco. E Zielinski credo che per caratteristiche sia una delle cose più simili che puoi trovare in questo momento, soprattutto a parametro zero. In termini di conduzione della palla, di guadagnare campo, palla al piede, ma anche la pulizia delle giocate dal punto di vista tecnico dentro un sistema tattico molto collaudato come quello dell'Inter, ma soprattutto in zona gol, più con il gran tiro che ha rispetto magari alla classica Mkhitaryan, Zielinski secondo me ti può dare tante delle cose che oggi dà Mkhitaryan all'Inter. Non è magari un vero e proprio rifinitore, un assist man che magari con delle difese chiuse ti fa quell'ultimo passaggio, la giocata decisiva, soprattutto per i compagni, diciamo così, però ha tante armi a disposizione per poter far bene e far male invece la difesa avversaria. Andrebbe testato magari nei movimenti senza palla, nel come si integra poi in un sistema come quello nerazzurro, ma sono cose sulle quali si lavora, ecco, con il tempo all'interno della squadra, anche nell'interpretazione difensiva che bisogna dare a quel ruolo lì di mezzala, bisogna lavorarci, cosa che anche Mkhitaryan per me non ha ancora acquisito del tutto, però sicuramente ci si può lavorare, ma soprattutto se c'è un allenatore in circolazione che può tirar fuori qualcosa in più da giocatori di questo tipo, come Mkhitaryan stesso, come è stato prima anche con Çalhanoğlu, probabilmente Simone Inzaghi è uno dei migliori in questo senso. E allora ci sono tante cose positive attorno a questo potenziale affare, ma io chiedo a voi di farmi sapere che cosa ne pensate di Zielinski, se è un affare da portare fino in fondo, da prendere oppure no per l'Inter. Vi ricordo
di iscrivervi al canale e soprattutto di valutare la possibilità di abbonarvi e di sostenere il nostro progetto. Se non lo avete ancora fatto, potete abbonarvi tramite la piattaforma da cui ci state seguendo, oppure su passioneinter.club, trovate tutte le offerte, trovate la possibilità di entrare a far parte della nostra community e avere accesso a tutti i vantaggi esclusivi, come appunto la novità dal 1° novembre, l'archivio delle dirette dedicato esclusivamente ai nostri abbonati. Vi aspettiamo lì, vi saluto lasciando in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, un altro approfondimento da non perdere. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.